Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, energie disponibili per amore e affetti per il primo semestre del 2025. Uh, due carte ragazzi, l'imperatrice e il diavolo. Mm. Cari amici dei gemelli, l'imperatrice è una carta che parla di creazione, di creare, anche di creatività, di arti creative proprio, mentre il diavolo è una di quelle carte che parla di ego, ma anche di costrizioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate il link ai due corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. E in più troverete anche il link per il nuovo corso di livello intermedio sui tarocchi intuitivi che partirà a gennaio 2025. Io comunque tutte le novità, le promozioni le inserisco sempre nella descrizione del video. Voi date un'occhiata e poi per ogni informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Bene ragazzi, questo è uno di 4 oroscopi che andrò a pubblicare per il primo semestre del 2025. 2 sono già online, uno è generico, generale, ce n'è un altro sulla crescita spirituale, questo sull'amore e gli affetti e un ultimo sarà sul lavoro e l'economia. Quindi se non lo volete perdere, rimanete sintonizzati. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia. Ok, partiamo con un asso di denari, un fante di coppe, asso di coppe, re di bastoni, 6 di coppe, sono curiosa di vedere questo asso di pentacoli al contrario. Abbiamo un 4 di bastoni ragazzi, e un 10 di bastoni. Sembra quasi dobbiate alleggerirvi da certi condizionamenti che sono quelli di cui potrebbe parlarci il diavolo. Allora, partiamo da questo asso di denari al contrario. È come se ci fosse qualche cosa che deve partire, vuole partire, avrebbe bisogno di partire. È come se non ci fosse abbastanza concretezza. Andiamo a vederlo. Il sole è un 8 di pentacoli. Molto mi parla di figli in questa lettura. Se non sono figli perché magari non ne avete, eh, potete sostituire la parola figli con progetti, però qui ho come la sensazione che nel primo semestre del 2025 effettivamente i figli vi possano impegnare o i progetti che state creando, che state gestando, vi possano effettivamente impegnare
molto, e quindi come se non ci fosse lo spazio per far partire altro. Andiamo a vedere questo fante di coppe. Mm. Re di coppe, due di coppe, wow, gemelli qua, potrebbe proprio arrivare una propostona. Sì, è vero, è un fante di coppe e sappiamo, cioè sappiamo, vi dico sempre che il fante di coppe sono quelle promesse fatte un po' così sul momento, però considerato che poi abbiamo un re di coppe con un due di coppe, ho come la sensazione che potrebbe andare anche al di là di una semplice promessina, cioè ho come l'idea che ci siano le basi poi per costruire qualcosa. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Ok, asso di spade e forza. Voglio andare a vedere anche il re, imperatrice, asso di coppe. Allora, eh, qualche cosa di nuovo creerete. Che sia un figlio, che sia un progetto, che sia una nuova coppia, c'è come questo atto di creazione. E in realtà io, ragazzi, questo diavolo mica lo sento negativo, anzi, perché l'imperatrice è una carta di potere personale, di potere materiale, di denaro, di prosperità, di abbondanza, e anche il diavolo, che è associato comunque al terzo chakra, è una carta di potere personale. Qui sento proprio come se dovesse nascere qualche cosa di nuovo, avete un'infinità di assi, avete questo due di coppe. Sono le unioni, che possono essere romantiche, ma possono anche essere unioni tra familiari per portare a compimento un progetto, per esempio. Vi ricordo che questa non è solo una lettura di tipo romantico, includo gli affetti, sia diciamo gli amici, piuttosto che i parenti, piuttosto che i colleghi di lavoro, le persone con cui si ha una relazione più o meno costante, diciamo così. Andiamo a vedere 6 di coppe. 6 di bastoni, regina di coppe e fante di spade. Allora, il 6 di coppe molte volte fa riferimento a un sogno, fa riferimento a un qualche tipo di, diciamo, romanticheria, se vogliamo. Ehm, e io, se ve la devo dire tutta, credo che sia quello un po' il vostro diavolo. Probabilmente tendete un pochettino a romanticizzare, tendete come se qui vi sento molto con i piedi per terra, però durante questo semestre, considerato i tuffi al cuore che vivrete, in senso buono intendo, perché adesso poi ci arrivo ad analizzare settore per settore, ma comunque diciamo che i sentimenti fluiscono abbondanti in questo semestre ed è come se avesse bisogno di forse contenere, controllare tutte queste emozioni. Il potere personale. So come arrabbiarmi, come far sentire la mia voce, ma so anche quando è ora di star zitto o zitta, quando è ora di non sprecare energie. È l'autocontrollo. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. 3 di bastoni e sacerdotessa. Io sento che questo sguardo al futuro, questa nuova prospettiva che si aprirà, questa area di novità con tutti questi assi, per qualcuno ragazzi si tratta di diventare nonni, mm? Per qualcun altro genitori. Comunque c'è come questa ventata di freschezza che arriva e io sento che vi darà come una sorta di pace interiore perché riuscirete a vedere al di là
di quelli che sono i dubbi, di quelli che sono le insicurezze, piuttosto che i giudizi. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Re di pentacoli e 9 di pentacoli. Quindi finiamo con due carte di grande abbondanza. In questo caso i pentacoli parlano di denari, può essere un'abbondanza economica, ma considerata l'imperatrice anche un'abbondanza creativa, mi verrebbe da dire. Allora ragazzi, partiamo dalla famiglia, quindi quello che avete già creato o la famiglia di origine. Devo dire che ci sarà parecchio da lavorare. Ho sentito la parola trasloco. Premetto che qui non ho carte di movimento, però ho come l'idea che qualcuno possa traslocare, che quindi questo in famiglia possa risucchiare energia in questo primo semestre. Però tutto sommato voglio dire, la situazione è serena, dinamica ma serena. Diciamo che non c'è tanto spazio per iniziare altro, per far partire, come vi posso dire? Perché qui abbiamo comunque un asso di denari al contrario e mi dà come la sensazione, l'impressione che ci sia come un freno a qualche cosa. In realtà poi qui ho altri tre assi, quindi vi dico sì o sì, secondo me qualche cosa di nuovo partirà. Se siete single, oh ragazzi, se siete single devo dire che qui potreste non esserlo più alla fine del periodo. Ehm, Ho come l'idea che riuscirete ad instaurare una bella relazione con una persona che vi aprirà il cuore, che vi farà stare sereni, che vi farà anche guardare dentro. Vi dico, può anche essere che vi facciano una proposta a livello di, mi verrebbe da dire convivenza, lo vedo poco, ma per qualcuno sì che c'è. C'è come il, ok, dai, costruiamo qualcosa insieme, uniamo le nostre forze e eh, creiamo la nostra realtà. Cioè ho proprio quest'idea di unione armonica tra le due persone. È un'unione, mi viene da dire in luce, ragazzi, perché comunque sento che non ci sono carte di attrito, carte, anzi, ci sono più carte di rinforzo, come vi posso dire, carte che vi risollevano il morale, carte che incoraggiano. Quindi secondo me potrebbe essere un'unione incoraggiante l'uno per l'altra, no? Dove si costruisce insieme. Ehm, per quello che riguarda le coppie, allora, se siete, diciamo, agli inizi della conoscenza, sento che ci potrebbe essere come un'evoluzione del sentimento nel primo semestre, ehm, e anche la saggia decisione di non avventare le cose, mi viene da dire. Se siete in una fase magari già un po' più matura, cioè un po' che vi frequentate, qua vi dico ragazzi, soprattutto se state cercando dei figli, diciamo l'argomento figli è aperto, sia per parlarne, nel caso non l'abbiate ancora fatto, sia per quello che riguarda il provare a concepire un figlio. Mm? Vi dico, ho tante carte positive, o la sacerdotessa, o due assi di coppe, o comunque un asso di denari, o la regina di coppe, il 9 di pentacoli, l'imperatrice qui, il sole. Quindi ci sono veramente tantissimi riferimenti ai figli o alla maternità o paternità, adesso dipende chi ascolta da che parte è. Però ecco, veramente ci sono come delle buone energie per iniziare qualche cosa di nuovo. E se non sono figli, ragazzi, può essere un progetto, può essere il concretizziamo un'idea, proviamo appunto ad unirci di più, a fare qualcosa insieme, a realizzare un sogno comune.
a fare un viaggio, più che vedo proprio un progetto. Fatemi sapere per voi a che cosa fa riferimento. Sì, per qualcuno è un viaggio, per qualcun altro è un bambino, per qualcun altro potrebbe anche esserci una questione di lavoro in mezzo, però ragazzi qui si va verso la concretezza, verso il potere personale, mi viene da dire proprio anche verso l'abbondanza, perché qui terminiamo con un re di denari e un 9 di pentacoli, quindi voglio dire, sono le carte proprio di abbondanza, di coccole, di qualcuno che è pieno, talmente pieno da dare agli altri, ok? Cioè, se anche questa persona se ne toglie una parte, non sente differenza. Bellissima, bellissima lettura, cari amici. Per le persone invece che sono, diciamo, in una relazione più o meno nì, che fa fatica a partire magari, o fa fatica a concretizzarsi, o fa fatica a fare il passo successivo, nel prossimo semestre, ragazzi, ci potrebbero essere dei passi in avanti, effettivamente. Qualcuno potrebbe addirittura arrivare a ufficializzare la relazione, a farla conoscere, e questo vi dico che vi dà come una sorta di sicurezza in più. Il punto, secondo me, è che voi siate in una vostra calma, pace interna, indipendentemente da quello che succede fuori. Il segreto è un po' quello, no? Mm. Per quello che riguarda, diciamo gli amici, la vita sociale, le persone che vi sono intorno, ehm, devo dire ragazzi che o è aria comune, o potrebbe esserci qualche, ehm, potreste essere, come si dice, colleghe di pancia con qualche vostra amica o con qualche vostra collega. Questo mi risuona un po'. Devo dire che comunque, anche se non sono figli, diciamo con gli amici o con i conoscenti, anche qui sento come un potenziale creativo che si può sviluppare. Magari è il viaggio di cui vi parlavo prima che farete con qualche amico, però è come se aveste bisogno di ehm, trovare la vostra calma interna, indipendentemente da quello che succede fuori. Va bene, andiamo a vedere l'I Ching dell'amore. Che cosa vi vogliono consigliare? Cosa vi dicono? Felicità è amare. Carta numero 45. Qui fa vedere una fanciulla praticamente che fa crescere una piantina nelle sue mani. Andiamo a vedere un attimino nel libro. Nel libro la traduzione è la raccolta. Nelle attuali circostanze un'unione dovrebbe avere successo, soprattutto se essa avverrà attorno a un uomo di polso e avveduto e sarà condotta da tutti senza tentennamenti e ripensamenti. Se lo scopo di questa riunione era di iniziare, avviare un'impresa, lo si faccia pure. È prevedibile un favorevole andamento, all'unica condizione che ciascuno rinunci a parte delle sue pretese, della sua indipendenza. Oh, che interessante, giustamente quando si crea qualcosa di nuovo bisogna lasciare andare qualcosa di vecchio, quindi il tempo è quello che è, diciamo così, e quindi parte del tempo che prima dedicavo a me lo dedico all'altro o all'altra. Va bene, andiamo ancora a vedere un oracolo per sviluppare l'amor proprio, diciamo così, sono come dei mantra da recitare. E abbiamo carta numero 4, Aurora. Sono rinnovata o rinnovato ehm, con lo scendere di ogni giorno, con il finire, diciamo così, di ogni giorno. Anche se c'è stato poi un commento una volta su questa carta.
però va bene, la lascio così. Andiamo a vedere una fatina. Umiltà. Mm, che interessante. Umiltà ce la posso vedere qua con il diavolo che mi parla di ego, di qualcuno che magari è sempre convinto di aver ragione. Non lo sento tanto sinceramente, però comunque alla fine del semestre con tutti questi denari effettivamente le cose cambieranno parecchio. Qualcuno potrebbe anche cambiare casa, vi ho già detto. Non ho carte come il mondo o come il 6 di spade o il carro, però come questo sentore. Va bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi un'email. Diversamente potete anche abbonarvi al canale, i titoli dei video sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per vedere i temi che vado via via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2025 super splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!